Profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo forse dirlo insondabile? Così scriveva Thomas Mann, da mitologo. Parlare del mito è parlare dell'origine, e l'origine non si lascia mai per principio dedurre. L'origine, scriveva Benjamin, non emerge da una diagnosi dei fatti, ma sta nel fiume del divenire come un vortice che trascina nel proprio ritmo il materiale della genesi. Quando noi moderni guardiamo al mito, cerchiamo di affondare lo sguardo in ciò che, per il nostro modo di pensiero, non può essere pensato, eppure agisce. Appena poniamo la domanda, non possiamo non presupporre la frattura profonda dinanzi al mito tra noi e gli antichi. L'oggetto del mito ci è inaccessibile. Ciò che resta è la sua rappresentazione nei racconti mitologici, la mitologia, come una mescolanza di contrari, di immagine e parola, di sostanza e rappresentazione. Pure è sempre l'umano che nel mito prende parola. Di chi è il volto riflesso nel fondo del pozzo? E cosa permette a questo riflesso di apparire? Il volto che appare è sempre quello dell'uomo che interroga. Eppure qual è la sua consistenza? Il problema per il pensiero moderno è quello della sostanza del mito. Se cioè il mito, scriveva Furio Iesi, possa essere considerato una sostanza, autonomamente esistente, e quali siano le conseguenze etiche, ideologiche e politiche che derivano dall'accettazione o dal rifiuto dell'esistenza del mito come sostanza, che è poi la domanda sull'essenza dell'umano, se questa sia data o piuttosto vada costruita nel suo agire storico, e sulle conseguenze della risposta che ci diamo. Parlare del mito per noi è approssimare la genesi dell'umano, il punto cieco della conoscenza che abbiamo di noi stessi, delle forme del nostro stare assieme, dei riflessi inconsapevoli del nostro essere nel mondo. Parlare del mito è anche affrontare quell'inconscio a cui non per caso è stata data l'immagine acquorea di un mare, di cui non vediamo che l'increspatura. Il mito è quanto si muove su questo fondo senza luce. Ma un conto è interrogare questa origine come un pozzo, dove l'immagine riflessa infine dalla luna è quella del nostro stesso volto. Un conto è lasciarsi cullare e annegare dai flutti dell'arcaico, dai simboli senza forme e dalle idee senza parole, come le chiamava Spengler. Perché forse è questa la scoperta dei moderni, che del mito è possibile fare un uso. Esiste una macchina mitologica, scriveva Iesi, che produce e sfrutta questo punto cieco, sul quale è impossibile fissare lo sguardo. Eppure non possiamo semplicemente guardare altrove se non vogliamo rimanere irretiti dai suoi fili invisibili. Come Penelope, siamo ancora costretti a farne e disfarne le trame per riconoscerne l'intreccio. Le vicende legate alla famiglia degli Atridi, narrate in forma tragica da Eschilo nell'Orestea, rappresentano un mito essenzialmente politico, che mostra il passaggio dalla violenza cieca della vendetta a quella legittima della giustizia. Amicene, Clitemnestra, attende il ritorno del marito Agamennone, partito tempo prima per partecipare alla guerra di Troia. Agamennone tornerà, accompagnato dalla gloria, e inconsapevolmente questo ritorno segnerà la sua rovina. Infatti il re, prima della partenza, aveva sacrificato sua figlia Ifigenia per placare le divinità avverse alla sua impresa, evento mai perdonato da Clitemnestra, madre della giovane. Così Agamennone troverà la moglie, pronta a vendicare la figlia, che lo assassinerà con l'inganno. Ma ora, mio caro, scendi da questo carro, ma senza poggiare a terra il piede che ha distrutto Troia, mio signore. Ancelle, si prepari un cammino di drappi purpureo, perché giustizia lo riporti nella sua casa che non sperava più di vedere. Il resto lo sistemerà una cura che non è vinta dal sonno, con l'aiuto divino, secondo il destino. Inutile a dirsi, la persuasione di Clitemnestra porta Agamennone a percorrere il cammino di un dio e a calpestare la porpora, per essere poi assassinato, versando la porpora del proprio sangue. Dopo 10 anni di attesa, la vendetta giungerà per mano del figlio Oreste, dilaniato da una terribile contraddizione: lasciare invendicato il padre o uccidere la madre. Spinto dal dio Apollo, Oreste vendicherà la morte del padre, commettendo il matricidio e scatenando la furia delle potenze infere, dei demoni della vendetta, chiamate Erinni. È qui che Eschilo compie un'operazione poetica dall'enorme significato culturale.
Grazie all'intervento di Apollo e Atena, che si oppongono alle Erinni, la sorte di Oreste viene rimessa nelle mani dell'Areopago, un'antica istituzione religiosa e giudiziaria di Atene. I giudici che compongono questa assemblea, accompagnati dalla cittadinanza, ascoltano lo scontro verbale di Oreste, le divinità che lo difendono e i demoni che lo inseguono. La furia delle Erinni è sottomessa all'ordine del diritto e il voto è favorevole a Oreste, che è pronto a cercare redenzione e a riappropriarsi della casa paterna. L'ultimo passo è compiuto da Atena, che lega le Erinni al destino di Atene, facendole diventare suoi numi protettori. Le società hanno elaborato e impiegato miti nei modi più svariati, e spesso questo processo ha fornito un'identità ai gruppi umani che li condividevano. L'Orestea di Eschilo è un caso unico perché l'autore modula il mito, consapevole del suo ruolo di costruzione e legittimazione dell'identità condivisa di una comunità e delle sue istituzioni. Ancor di più, il drammaturgo mette in scena miticamente questo movimento concettuale. I demoni della vendetta, le Erinni, sono sottomesse dalla parola e dal diritto, evidenziando come la giustizia non può non passare attraverso lo Stato. Allo stesso tempo, le istanze che le Erinni rappresentano sono sublimate nell'instaurazione della concordia nella città, e questo grazie all'intervento degli dei che si fanno garanti della giustizia umana senza che quest'ultima si sostituisca completamente ad essi. In un certo senso, l'Orestea è quindi la messa in scena della natura mitica del politico e dell'origine politica del mito. L'Orestea esprime in maniera particolarmente vivida questa funzione fondativa del mito per la comunità politica. Nella modernità, a questa funzione fondativa si coniugherà un altro tipo di mito, il mito messianico, aperto alla dimensione del futuro. Nel mito greco, l'attesa è anzitutto l'attesa delle conseguenze di un'azione passata. Per la modernità, invece, la fondazione coincide con una proiezione futura. Tra i molti esempi che la storia e la letteratura offrono di questo particolare mito, teso tra fondazione ed escatologia religiosa, ve n'è uno, nato tra il Marocco e il Portogallo, che ruota attorno alla figura del re portoghese Sebastiano I. Al-Kasr al-Kabir, Marocco, è il 4 agosto del 1578 e, come dopo ogni battaglia, si contano i caduti. L'esercito portoghese è stato sconfitto da quello marocchino, che in certo modo ha fermato sul nascere la possibilità di una diffusione capillare del cristianesimo nel Nord Africa. Eppure il corpo del re Sebastiano I, ultimo rappresentante della dinastia portoghese degli Avis, se escludiamo Enrico I, il cardinale re, non viene trovato e nessun soldato superstite può affermare con certezza di averlo visto morire. A dir la verità, un corpo viene presentato l'indomani come quello del re e Filippo II di Spagna provvederà a farlo tumulare nel monastero dos Jerónimos a Lisbona, ma il popolo portoghese non riconoscerà la salma e riverserà ogni speranza nell'attesa del ritorno del re, desiderato ed encoberto, forse nascosto in qualche luogo della terra, magari rapito, di certo non dimentico della sua patria e pronto a tornare. Presto si diffonde l'opinione che tornerà in un mattino di nebbia, all'alba a significare l'avvento di qualcosa di nuovo e avvolto in un velo perché non sarà riconosciuto immediatamente. Quando parlo di messianismo intendo rivolgermi a una aspettativa escatologica che ha due livelli. A un livello intrastorico che attende un regno e un ordine terreno, temporale quindi, in un'ottica storica, seppure una storia dei tempi finali, usando la terminologia dell'apocalittica ebraica, ripresa anche nel cristianesimo, quella della dimensione del mondo a venire, del mondo futuro, e quindi di un mondo che però ha oltre la storia, un compimento ultrastorico della storia stessa. Il mito come fenomeno originario può essere preso, come è preso dalla scuola junghiana e anche da Chereni, come qualcosa di ambiguo, ambivalente, che è una forza
può essere positiva, ma può essere negativa, qualcosa che comunque sta alla base di tutto. E dall'altra parte però può essere anche inteso come una forza orientata più positivamente. Se inteso in questo modo, si può vedere una convergenza con quello che per esempio il filosofo Ernst Bloch intende per messianismo, che è anche questo un impulso originario, una forza originaria che si manifesta nell'essere umano, nel divenire stesso non solo dell'uomo, ma anche un tendere a un compimento. E anche in Bloch ci sono, possiamo dire, almeno due fasi principali, una di contrapposizione del messianismo al mito inteso come mito signorile, mito che viene dall'alto, e che collega il momento religioso con il momento politico-sociale, e il messianismo inteso invece come un movimento di liberazione che viene prevalentemente dal basso. E poi però in una fase successiva vede che appunto che anche questo movimento verso la liberazione, verso la luce, che è proprio del messianico, può essere da una parte inteso come questa forza originaria che ha anche elementi mitici, ma che anche dei miti delle origini o dei miti originari hanno in se stessi questi momento di liberazione. E lo slogan di Bloch contro il tentativo contro la politica teologica di demitizzazione del cristianesimo alla Bultmann è quella di dire anche Prometeo è un mito. Il messianismo può essere inteso come un mito se si intende per mito come un movimento originario, un impulso originario che è già però in qualche modo orientato verso una realizzazione. C'è un momento anulare, possiamo circolare, perché anche il compimento viene visto come inveramento, una realizzazione, anzi una rivelazione, una apocalipsis dell'origine, quello che è contenuto nell'origine viene svelato alla fine, e anche quello che era inteso propriamente, che viene cercato, come racconta e teorizza Bloch nel corso del processo, è questo disvelamento. Prendiamo il Messia come un personaggio, un liberatore, questo personaggio può essere visto come qualcuno che ritorna. Questo è solo uno non è che un aspetto di questo strato più profondo del mitico e del messianico. Se si può parlare di mito messianico, nei termini che abbiamo detto, può essere più coinvolgente direttamente dei movimenti, perché gli altri miti sono generalmente dei miti legati, dei miti Bloch li chiama chiaramente statici, per lui sono i miti del cristallo, il mondo come cristallo. I movimenti che noi chiamiamo messianici possono essere e spesso sono riferiti all'aspettativa di una figura concreta, però non è necessario che sia così. E poi ci sono appunto gli altri messianismi, come i messianismi che intendono i popoli messianici, quindi il popolo messianico, oppure a dei gruppi, a delle classi sociali, che può essere appunto la classe borghese, poi il proletariato, oppure un gruppo particolare di asceti, di mistici o di altro tipo. Il tema dell'assenza e quello del ritorno non sono affatto nuovi all'anima lusitana. Tra i primi componimenti letterari in volgare portoghese, siamo tra il XII e il XIII secolo, figurano le cosiddette cantigas d'amigo, in cui il poeta dà voce al dolore della donna, che lamenta l'assenza dell'amico lontano, arruolato al seguito del re nella guerra di riconquista. In qualche modo si può già parlare di saudade, una nostalgia che sarà ben teorizzata da Teixeira de Pascoais, e che si affermerà come condicio sine qua non all'interno della criticatissima filosofia portoghese. Movimento sorto attorno al 1940 a partire dal dialogo tra Álvaro Ribeiro e José Marín. Un giovane Santiago Quintes, lo ricorda Lorenzo, vedendo nella Germania il paese della filosofia e nel Portogallo quello invece, per eccellenza, della non filosofia, ironicamente e provocatoriamente sottolineerà come, dopo tutto, i due si trovassero nella stessa polarità. L'irrealismo di cui saranno tacciati i portoghesi, anzitutto da parte degli spagnoli, aveva delle precise ragioni storico-traumatiche. Faticheranno a imporsi come nazione, se non al di fuori di sé e dell'Europa, nelle colonie, e resteranno bene o male ancorati a una condizione di subalternità. Non a caso fioriranno credenze provvidenziali e miracolose, esoteriche, a protezione di una intrinseca e mai dimenticata fragilità ontologica.
Delle forme embrionali del mito di Re Sebastiano, debitore a quello di Artù, erano già state anticipate dalle profezie attribuite a Sant'Isidoro di Siviglia, da quelle del Corpus di Bandarra, nonché da qualche evento di scarsa risonanza, come quello che vide un giudeo nel 1532 a Valencia assicurare di essere Re Giovanni, in realtà morto da anni. Non solo, l'idea di un messia che giungerà velato e non riconosciuto ha tutta l'aria di un imitatio Christi, come Gesù, che visse i suoi primi 30 anni di vita tutto sommato nell'oscurità, anche se il Battista ad esempio lo riconobbe. Sebastiano non sarà riconosciuto al suo arrivo. Questa immagine, letta anche alla luce delle Trovas di Bandarra, in cui nel terzo sogno si vaticinava il ritorno di Don Sebastiano tra il 1878 e il 1888, sarà molto cara a Fernando Pessoa, essendo, come recita un suo verso, quello della mansarda e nato nel 1888, scriverà di come, in quell'anno, fosse avvenuto il fatto più importante per la vita nazionale portoghese dai tempi delle scoperte, evento passato inosservato perché non avrebbe potuto andare diversamente. La fede nel sebastianismo, lo ha ben ricordato Michele Olivari, non è stata la credenza in qualcosa di coeso, bensì un insieme di speranze e attese segnate sì da un forte anti-ispanismo e dalle visioni apocalittiche di un Portogallo privato della propria autonomia, ma anche da forti suggestioni di matrice messianico-giudaica e biblico-esegetico millenariste. In certo modo, negando l'effettivo realizzarsi di un evento, la morte del re, non si faceva altro che dare forma e sopravvivenza autonoma e indipendente al Portogallo, nonostante la formale presenza della monarchia spagnola. Infatti, molteplici e tutt'altro che irrilevanti furono le tangenze del sebastianismo con la politica, la società e la cultura europea, e anche per questo non si deve credere che rimanesse un fenomeno confinato alla religiosità di qualche portoghese. Mentre il sebastianismo si diffonde in Brasile, nel 1620 in Olanda un gruppo di puritani radicali, cosiddetti separatisti, qui rifugiatisi dall'Inghilterra, decide di salpare in direzione del Nuovo Mondo, nuovo non soltanto da un punto di vista meramente geografico, ma anche spirituale. Dopo mesi di navigazione, prima di abbandonare la nave, gli uomini adulti sottoscrivono un patto, il celebre Mayflower Compact. La missione di quei coloni, passati alla storia con il nome di padri pellegrini, era in qualche modo duplice. Si ponevano l'obiettivo di fondare un corpo politico che mantenesse in vita quella cristianità ormai perduta nel vecchio mondo e che allo stesso tempo fosse fedele ai dettami biblici. Storia e mito, si sa, coincidono solo apparentemente. E per rievocare un bellissimo riadattamento di Lorenzo, un celebre passo di Kant, potremmo dire che la mitologia senza storia è vuota e la storia senza mitologia è cieca. Nel tentativo di dare una spiegazione mitica alle proprie origini, i futuri Stati Uniti alla maniera portoghese compiranno un'opera di mitizzazione di questo evento, di per sé apparentemente poco rilevante. La colonia di Plymouth, fondata dai padri pellegrini, rimase infatti sempre piccola e confinata. Ecco che il Mayflower Compact, da documento siglato su una nave europea, diventerà la prima manifestazione della democrazia americana e quelle radici intimamente nuove e cristiane si secolarizzeranno nell'idea, profondamente statunitense, di una nazione messia con uno scopo preciso, quello di esportare la propria idea di democrazia e di libertà. Anche i filosofi ebrei hanno anche teorizzato il fatto che il Messia è l'uomo stesso, è ciascuno di noi, l'umanità, cioè è un compito sia dell'umanità in generale, come diceva Kant, per quanto riguarda la pace, è un problema dell'umanità, ma anche di ciascun uomo. La fine della storia è scontata in tutto questo, però la fine della storia cos'è? Una pacificazione? È che si entra in un ordine diverso, in un ordine di conciliazione radicale, totale. Però c'è il problema che sollevava Ivan Karamazov. Per arrivare a questa conciliazione finale dobbiamo in qualche modo tutto questo passaggio nel male, questa storia di assassini che sono privati o pubblici, eccetera, di latrucini, sofferenze. C'è questo elemento problematico che incide non solo sul messianismo inteso come questa fase intermedia, ma su tutto questa dimensione
che adesso uso questa parola tecnica, escatologica, dell'atteggiamento di aspettativa rispetto a una fine radicalmente positiva. C'è una problematica interna che io ho chiamato antinomia escatologica, che mi sembra che sia, ancora oggi mi sembra che sia una chiave di problematica di lettura di questi eventi. L'antinomia escatologica è interna alla tensione universalistica dell'Occidente e troverà nello sfruttamento e nel dominio coloniale una delle sue manifestazioni più oscure e rimosse. La proiezione verso l'altrove e la tensione verso un futuro pacificato significheranno anche la riduzione della violenza, del dominio, della sopraffazione dell'altro, componenti necessarie per il compiersi di una missione civilizzatrice, ritenuta appunto universale. Parafrasando Adorno, si potrebbe dire che nel dominio coloniale si confessa senza volerlo la verità sul concetto, nello stesso tempo totalitario e particolaristico di umanità proprio dell'Occidente, incapace di vedere l'alterità e di riconoscerla come tale. Anche nel mito messianico ritroviamo quindi quella funzione propria del mito fondativo di legittimazione della violenza che già avevamo rintracciato in Grecia. Scrive Emmanuel Levinas in Difficile Liberté, Essai sur le judaïsme, che il messianismo non è dunque la certezza della venuta di un uomo che arresta la storia, è il mio potere di sopportare la sofferenza di tutti, è l'istante in cui riconosco questo potere e la mia responsabilità universale. È, dopo tutto, la grande operazione filosofica e letteraria del Portogallo, costantemente rivolto a sé non in un impeto di narcisismo, ma nel desiderio di svolgere il proprio ruolo messianico. L'encoberto non arriverà da fuori, ma ricordando con Psoa il monito di San Paolo, attendi tu stesso alla tua salvezza, sarà proiettato nel mondo esteriore come concetto scoperto, svelato dentro di noi. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é mito, brilhante e mundo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre.